Ciao, sono Giacomo Rossi e sono un cantante e vocal coach. Oggi torno ad ascoltare a grande richiesta Dimash. Stavolta qui canta Hello, una canzone di Lionel Richie. Conosco la canzone originale, ovviamente una canzone iconica, ma non ho mai ascoltato questa esibizione e questa versione di Dimash. Me l'avete chiesta in tanti, quindi vi ringrazio per tutti i commenti che mi lasciate sempre e sono veramente molto curioso. Prima di iniziare vi chiedo per favore di lasciare un like e iscrivervi al canale se volete supportarmi, e se volete potete anche abbonarvi per ricevere contenuti esclusivi riservati agli abbonati, come la possibilità di vedere in anticipo i prossimi video che pubblicherò. Ovviamente dovrò interrompere il video più volte per dare commenti tecnici di analisi vocale, ma se volete vedere il video originale senza interruzioni lo trovate in descrizione. Andiamo ad ascoltare. I've been alone with you inside my mind, and in my dreams I've kissed your lips 1,000 times. I sometimes see you pass outside my door. Hello, isn't he you're looking for? I can see it in your eyes, I can see it in his smile. You're all I've ever wanted, and my arms are open wide, 'cause you know just what to say, and you know just what to do, and I want to tell you so much. I love you. Ok. Bravo, veramente bravo. Allora, in questo inizio mi ha colpito perché questo arrangiamento è molto diverso dalla canzone originale, almeno da quello che ricordo, molto molto più intimo. Questa è una canzone d'amore, però un amore sempre un po' malinconico, che è come se è un amore che viene cercato ma non viene mai raggiunto in qualche modo, no? Quindi è un po' dolce amara come canzone. La canzone è sicuramente d'amore, l'amore è bello, però ci sono dei lati più malinconici comunque in alcune frasi, tristi, ok? E qui Dimash ha voluto dare più enfasi a questo aspetto più intimo ma triste, no? Della canzone. Poi non so come si evolverà dopo, però lui è molto bravo a esprimere questa sensazione di tormento. L'abbiamo visto anche in altre esibizioni sue. Molto bravo su queste note basse, tra l'altro sembra anche quasi più bassa dell'originale. Vediamo un po' su che note va a muoversi. Dunque l'inizio dove sta? Qui. Particolare anche la scelta di questo flauto, non so di preciso che tipo di flauto sia, però dà una sonorità particolare, che ci vedo molto bene accompagnata a Dimash, perché anche in altre canzoni sue comunque abbiamo sentito delle sonorità anche un po' etniche, ok, quindi strumenti particolari, quindi ci sta molto bene. Una scelta interessante, non so se sia una scelta sua o della produzione, ma bello da sentire. I've been alone with you inside my mind. Ok, sì, è più bassa dell'originale, quindi parte da un La, sì, è un La 2, molto ben fatto, assolutamente, molto ben gestito. Forse sulle note un po' più basse gli stava un po' scappando via il controllo, non so se per l'emozione. Proviamo a riascoltare ancora. No, un po' prima. I've been alone with you inside my mind. Qua perfetto.
and in my dreams I've kissed your lips. Sì, un po' sulle note basse tende un po' a scappargli via, non so se stesse poco bene quel giorno o semplicemente fosse molto emozionato o avesse la voce un po' stanca, che ci può stare, e quindi queste note basse vanno un po' a perdere di colore. Quando abbiamo sentito da Dimash fare delle note basse incredibili, anche molto più gravi di questo là, quindi credo che fosse solo molto emozionato o magari avesse qualche problemino alla voce, che ci può stare. Quando ci sono questi programmi, queste trasmissioni così diciamo intensi, ok, la voce viene messa a dura prova perché devi cantare tutti i giorni, tante ore tutti i giorni e su livelli molto alti, quindi ci può stare. Comunque, andando avanti, A thousand times I sometimes see you pass outside my door. Hello, is it me you're looking for? I can see it in your eyes, I can see it in your smile. sentite com'è bravo a interpretare, a soppesare le parole. Questa è sempre stata una sua grande dote, al di là della tecnica pazzesca che ha e da questa facilità con cui sale in acuto, però questa emotività che mette, no, mentre sta cantando è veramente ineguagliabile. Si aiuta sempre con questo soffiato, con questo vibrato molto emotivo, con la mimica facciale, guardate, sta soffrendo mentre sta cantando, veramente molto bravo in questo. E andiamo avanti. You're all I've ever wanted, and my arms are open wide, 'cause you know just what to say, and you know just what to do, and I want to tell you so much. I love you. Bello. I love you. Ok. I've been alone with you inside my mind, Ok. and in my dreams I've kissed your lips a dozen times. I sometimes see you pass outside my door. Hello, is it me you're looking for? Wow. Allora, scusate un attimo, qua è salito di un'ottava, ha rifatto lo stesso fraseggio iniziale, ma con più carica emotiva, con più energia, ma è salito già di un'ottava, quindi vediamo che note sono, ma più o meno. Cioè, sta già toccando un La 4 così con facilità. È tanta roba, perché questo è già una nota di passaggio che per le voci maschili soprattutto, ma anche per quelle femminili, sono note insidiose, e lui le sta prendendo con una semplicità disarmante. Ok, veramente bravissimo, qua è precisissimo. Probabilmente ho due considerazioni da fare. Qui era ancora un po' più giovane, diciamo, era agli inizi, diciamo, della sua carriera veramente professionista ad alti livelli, e quindi doveva ancora lavorare un po' su due cose, secondo me, sulle note basse, effettivamente, e sulla pronuncia in inglese, ok? Si sente che su quei due aspetti qua è un po' leggermente carente rispetto invece a tutto il resto, che è pazzesco. Ma sappiamo benissimo che nelle esibizioni più recenti ha un inglese perfetto e una padronanza, un'estensione verso il basso pazzesche, no? Quindi qua stava imparando, ed è giusto così, però cioè, sentite con che facilità va in acuto, con questo suono potente, pieno, e in certi punti emerge di nuovo questa sua attitudine lirica
che rende il suono più voluminoso, più risonante e potente, veramente pazzesco, sempre con una semplicità e una rilassatezza invidiabili. Wow, andiamo avanti e vediamo che succede. I can see it in your eyes. I can see it in your smile. You're all I've ever wanted, and my arms are open wide. 'Cause you know just what to say, and I know just what to do. But I want to tell you so much. Oh, I need. Ok. Ooh, yeah. Ah, ok. Ok. Wow. Wow. Vabbè, ok, pazzesco. Allora, qua mi ricorda, ho fatto un fermo immagine su un'espressione che mi ricorda un po' Vitas, suo vecchio rivale. Comunque, pazzesco, pazzesco. Ha fatto tante cose molto interessanti. Vorrei focalizzarmi su 2 o 3 di queste cose senza andare poi a analizzare tutto, diciamo, perché sennò verrebbe notte fonda. Però, intanto, questa sua affinità con i fraseggi più tribali, più etnici, si notava già all'inizio con questo flauto che era un po' così particolare come sonorità, ma poi di nuovo con questo stacco nello special in cui va a fare proprio questi fraseggi con la voce tribali, assurdi, non so se definirli, sembrano arabeggianti, ma non me ne intendo di questo tipo di sonorità, però gliel'ho già sentito fare questa cosa in altre esibizioni ed è incredibile quando fa questa cosa tu rimani completamente rapito, ammagliato ed è assurdo. Su queste note altissime, tra l'altro, con tutte queste modulazioni che va a modulare anche sui quarti di tono, non solo sui semitoni, il vibrato, veramente wow, ok, è una risonanza pazzesca, incredibile. E questa è la prima cosa. La seconda cosa che volevo notare è il fatto che
le ultime volte, credo lo ripeta un paio di volte, quando dice ti amo, quindi dice I love you, l'ha detto in un'altra lingua. Credo che l'abbia detto in cinese, visto che il talent show qui è cinese, suppongo, però fatemelo sapere voi nei commenti. Bella anche questa scelta, e dà un senso maggiore di intimità, ok, alla frase, che è una frase molto intima, personale, ok. Wow. Le note alte, come al solito, sono assurde, veramente assurde, e qui ha fatto di nuovo queste note altissime, non solo alte, sono altissime in M2, con questo suono da sopranista, con questo falsettone assolutamente potente e pazzesco. Riascoltiamo un attimino, vediamo se lo ritrovo. Vabbè, qua c'era vabbè. Ma che nota è già questa qui? Ok, un La 5. Wow. Quasi mi stavo dimenticando di questa nota lunghissima, tenuta, incredibile. Ok, questo è un Re 5, tenuto in maniera impeccabile, con una risonanza e una potenza, wow, incredibile. E poi dopo mi pare che abbia fatto questi falsettoni, vediamo se li trovo. Eccolo qua. Ok, questo è un Re 6 invece, sempre in M2, veramente, con questo M2, però sentite quanta risonanza che ha, è veramente potente, wow. Qui sua scelta di lasciar cantare il coro, credo che fosse un coro registrato, ma anche questa è una cosa che abbiamo sentito fare anche in altre sue esibizioni, che nei fraseggi finali in cui va a incalzare coi suoi acuti, lascia un po' di spazio anche alla base strumentale e ai cori. È una scelta ricorrente che secondo me è anche molto efficace. Qua di nuovo si butta per terra, si butta sulle ginocchia, non mi ricordo in che punto. No, dopo. Ciao. Eccolo qua. Guardate anche quanto è emozionato, gli trema quasi la mano alla fine, no? Perché ha veramente dato tutto in questa esibizione, veramente molto molto bravo, emotivamente coinvolgente, tecnicamente perfetto. Niente, l'ultima cosa che volevo notare è proprio il fatto che si è messo in ginocchio di nuovo, come suo solito. Vediamo se ritrovo l'immagine, eccola qua. Però almeno non si è buttato stavolta, di solito si lancia sulle ginocchia, infatti mi avete detto che gli hanno regalato delle ginocchiere come i pallavolisti. Comunque qui almeno si è inginocchiato in maniera delicata e poi ha concluso con questo finale sussurrato, dolce, arioso, perfetto. Veramente una gran bella esibizione. Mi fermo qui, non so se dopo c'è anche vabbè, dice qualcosa, però purtroppo non ci sono i sottotitoli, quindi non posso sapere cosa dice, quindi magari fatemelo sapere voi nei commenti. Grazie mille per avermi consigliato questa esibizione, mi mancava. Fatemi sapere per favore nei commenti quale potrebbe essere la prossima reaction su Dimash e non solo. Bene, grazie per aver visto questo video, se vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale, lasciatemi pure nei commenti proposte che potranno diventare il tema di future reaction, e se volete potete anche abbonarvi per ricevere contenuti esclusivi e riservati agli abbonati, come la possibilità di vedere in anticipo i prossimi video che pubblicherò. Ci vediamo al prossimo video, ciao!